Eccoci in un nuovo video, quest'oggi come vedete con appunto i tarocchi delle opposizioni. Vedete che ho già preparato appunto due mazzetti. Nel mazzetto più piccolino abbiamo le carte di corte, ossia appunto regina, fante, cavaliere e re. Ovviamente nel mazzo più grande abbiamo appunto le restanti carte, arcani maggiori e minori. Come avrete appunto letto dal titolo, quest'oggi cercheremo di capire chi prova particolare gelosia e invidia nei vostri confronti. Dunque appunto il mazzetto piccolo servirà per identificare la persona e ovviamente il secondo mazzetto per capire che cosa questa persona ha intenzione di fare ovviamente nei vostri riguardi e ovviamente come finirà, cioè se in qualche modo riuscirete a neutralizzare qualsiasi suo tentativo. Ovviamente ragazzi sono 3 carte, di conseguenza estraendo appunto così poche carte possiamo dunque fare 2 varianti, di modo che possiate diciamo confrontarvi tutti o con una variante o con l'altra, a seconda ovviamente delle vostre circostanze di riferimento. Quindi ripeto, utilizzando poche carte è dunque possibile appunto avere le 2 varianti, quindi avremo variante 1 e variante 2 tra le quali appunto potrete scegliere. Ovviamente cercheremo di capire chi possa essere questa persona da un punto di vista ovviamente innanzitutto astrologico, ma anche cercheremo di capire perché questa persona ovviamente è così invidiosa, gelosa di voi, ovviamente facendoci aiutare dai 4 elementi, quindi spade, coppe, bastoni e denari, per cercare proprio di capire in quale settore ovviamente primario della vostra vita è presente in particolar modo questa persona. È chiaro ragazzi che tutti noi abbiamo anche più di una persona a cui chiaramente non stiamo particolarmente simpatici e che potrebbero appunto avere particolare invidia nei nostri confronti. Con questa stesa cerchiamo di capire la persona che maggiormente è evidentemente con tonalità negative, agguerrita nei nostri confronti, d'accordo? Quindi la persona che prova maggior livore nei nostri confronti, quindi particolare invidia, e cerchiamo anche di capire se questa persona agirà, che intenzioni ha e vi ripeto ovviamente il futuro, d'accordo? Dunque possiamo appunto iniziare la prima variante. Dunque appunto io inizierò a mescolare innanzitutto il mazzetto più piccolo dove appunto sono contenute le carte di corte per cercare appunto di capire chi è questa persona. Vediamo un po'. Ora vediamo invece in questo mazzo, ovviamente prima sempre mescolandolo, che cosa ha intenzione ovviamente di fare questa persona e ovviamente il futuro tra voi e questa persona. Vediamo un po' se riuscirete in qualche modo a neutralizzare qualsiasi suo tentativo di danneggiarvi, oppure se per esempio vi verrà in aiuto appunto il karma o qualche altra persona o evento o situazione. Vediamo un po'. Perfetto. Allora, come appunto avrete notato, la prima carta è stata estratta in ovviamente accezione negativa, mentre appunto le successive ovviamente in accezione neutra, ossia
cercheremo di capire come poi procederà al negativo e al positivo il vostro rapporto, ma chiaramente la prima carta deve essere ovviamente in accezione negativa, proprio perché è un personaggio che prova forte energia negativa nei vostri confronti, e questo mazzo, i tarocchi delle opposizioni, si presta effettivamente molto a una lettura di questo tipo, proprio perché, vedete, identifica la positività e la negatività, ovviamente a seconda della posizione di questa meravigliosa mezzaluna e del colore prevalente, d'accordo? Quindi in accezione negativa, come potete vedere, appunto, questa luna è oscura, proprio come l'interiorità di questa persona. Cerchiamo appunto di capire chi è, e qui abbiamo un cavaliere di bastoni, vedete, immediatamente in appunto accezione negativa. Allora ragazzi, il cavaliere di bastoni rappresenta, vedete, sicuramente una personalità, sì, direi piuttosto oscura. Vedete, non mostra il proprio volto, proprio perché appunto ha una corazza particolarmente appunto spessa, e obiettivamente è una persona che ha, vedete, un incedere insicuro, un incedere indeciso, ha un atteggiamento particolarmente poco pulito, sicuramente poco spontaneo, e ovviamente è una persona che tende a malcelare comunque le proprie cattive intenzioni. Ossia, voi potreste già aver notato questa persona ovviamente tra le persone che evidentemente non vi amano particolarmente. I bastoni, come in questo caso, si possono riferire a due ambiti in particolare: o l'ambito sessuale, quindi è una persona che è stata rifiutata da voi o che teme di poterlo essere, oppure sicuramente l'ambito professionale. Quindi una persona ovviamente particolarmente gelosa e invidiosa delle vostre capacità e dei vostri successi. Il cavaliere di bastoni, da un punto di vista anagrafico, come un po' tutti i cavalieri, ha generalmente, diciamo, tra i 30 e i 40-45 anni, ma non di più, quindi ha un'età mediana, e ovviamente parliamo di bastoni, quindi potrebbe appartenere ad uno dei tre segni di fuoco, cioè Leone, Sagittario, Ariete, oppure averne l'ascendente, ovviamente, oppure potrebbe avere un tema natale ricco appunto di questi tre segni zodiacali nel proprio appunto tema natale, e in particolar modo in, diciamo, posizioni strategiche che vanno a strutturare la personalità di un individuo. Quali sono queste, diciamo, questi punti strategici? Ovviamente la Luna e chiaramente Venere, che si rifanno e si riferiscono alle relazioni amorose, all'interiorità di questa persona. Ovviamente Marte, quindi l'erotismo, la sessualità e anche l'energia, le capacità pratiche, il coraggio, l'ardore, e infine Mercurio, cioè i modi di comunicare, le relazioni, come questa persona appunto comunica agli altri e cosa ovviamente comunica agli altri. Quindi potrebbe, vi faccio un esempio, avere per esempio il Sole in Leone, quindi potrebbe appartenere al segno zodiacale del Leone, e avere Marte e Venere in, per esempio, Ariete. È un esempio, per farvi capire che ha una forte presenza dei segni di fuoco, in particolar modo, vi ripeto, in quei 4 punti strategici della carta astrale. Allora ragazzi, è chiaro che in questo caso ovviamente il cavaliere, come tutti i cavalieri, vi ripeto, o è una persona che comunque in qualche modo voi avete già individuato non essere, diciamo, particolarmente favorevole a voi, oppure è una persona, come tipico dei cavalieri, che si sposta ovviamente nel tempo, non solo nello spazio, quindi potrebbe spostarsi per lavoro, oppure potrebbe spostarsi nel tempo, cioè potrebbe essere una persona che potrebbe arrivare dal vostro passato, quindi un vostro ex, o comunque una persona che voi avete conosciuto in passato e che è sul punto di tornare, perché il cavaliere è in continuo movimento, quindi o questa persona è già tornata nella vostra vita o tornerà entro però brevissimo tempo, d'accordo?
La caratteristica del Cavaliere di Bastoni è di essere generalmente un individuo single o comunque il classico proprio playboy che obiettivamente risulta particolarmente allergico, diciamo così, appunto alle relazioni. Quindi potrebbe essere una persona che ad oggi o è completamente single, oppure una persona che per esempio ha diverse storie aperte che lui gestisce in maniera molto spudorata, ovviamente contemporaneamente. Quindi, venendomi ovviamente ragazzi in accezione negativa, il Cavaliere di Bastoni riassume in sé tutte le caratteristiche negative dei bastoni e ovviamente anche dei cavalieri. Quindi innanzitutto è una persona fortemente inaffidabile, proprio perché si sposta facilmente appunto nel tempo e nello spazio, cioè potrebbe essere una persona che tende a fare avanti e indietro nella vostra vita, quindi una persona che voi potreste per esempio sentire, poi scappa, si allontana, poi ritorna, poi si riallontana di nuovo, poi ritorna di nuovo, o comunque una persona ben poco affidabile e soprattutto una persona appunto molto poco seria. Quindi nel caso in cui sia per esempio un vostro ex, è stata sicuramente una persona che potrebbe avervi mancato di rispetto su più fronti, quindi potrebbe per esempio avervi tradito o comunque avervi lasciato per qualche altra persona. Quindi in accezione negativa effettivamente il Cavaliere di Bastoni è una persona veramente sleale, è una persona fedifraga, è una persona poco seria e soprattutto Bastoni è una persona legata profondamente alla sessualità, che vive i propri rapporti in maniera però, ahimè, un po' troppo libera e obiettivamente che tende al tradimento perché tende sempre a cercare in ovviamente altre persone un godimento fisico immediato, diciamo così, a sfogo, ok? Per poi abbandonare ovviamente la preda. Quindi è una sorta di Casanova, diciamo, anzi direi di Don Giovanni particolarmente cattivo e astuto, perché obiettivamente comunque è un personaggio intelligente, ma che utilizza in qualche modo la sua intelligenza per ferire gli altri. D'accordo? Quindi è una persona assolutamente dipendente dalla sessualità, quindi è molto, diciamo, godereccia, legata quindi ai beni materiali della vita, ma sicuramente una persona ben poco leale, ben poco sentimentale. È una persona che in realtà in questo momento, volendosi riavvicinare a voi, non lo farebbe supportato assolutamente da sentimento, ma semplicemente da desiderio fisico. D'accordo? Quindi questa è una persona a cui prestare la debita attenzione. Nel caso in cui sia, per esempio, un collega di lavoro, perché parliamo di bastoni, attenzione, perché comunque è valida la stessa accezione dell'essere particolarmente playboy, quindi potrebbe comunque, oltre ad essere invidioso delle vostre capacità professionali, anche essere attratto da voi e di conseguenza teme un rifiuto. Ecco, una caratteristica del Cavaliere di Bastoni in particolar modo in accezione negativa è l'aggressività, quindi fate attenzione perché potrebbe essere una persona che nel momento in cui si sente rifiutata potrebbe non essere, diciamo, particolarmente tranquilla e accettare serenamente di buon grado il rifiuto. Quindi sono personaggi molto veementi, d'accordo, che agiscono con grande veemenza, ma che quindi potrebbero anche a parole diventare particolarmente aggressive. Ovviamente mi auguro soltanto a parole, d'accordo? Quindi comunque una persona da allontanare questo cavaliere, perché vi ripeto è una personalità che non ammette i rifiuti e non ammette che qualcun altro possa, diciamo, essere più bravo di lui, preso in considerazione più di lui, avere più intelligenza di lui, più creatività di lui. Cioè, questa persona mira al denaro, non parliamo di denari, d'accordo? Non vi invidia, per esempio, da un punto di vista economico-finanziario, invidia la vostra intelligenza, la vostra bellezza, il fatto che voi possiate essere desiderate anche da altre persone e quindi diventa una persona particolarmente invidiosa e particolarmente gelosa, cioè abbina entrambe, diciamo, le
percezioni di voi, cioè sì, è una persona appunto gelosa perché vi vorrebbe, quindi vi desidera e quindi è gelosa per il fatto che voi possiate invece preferirgli ovviamente qualche altro spasimante, ma è anche invidiosa questa persona perché invidia ciò che lui non ha e che voi invece avete. Vi ripeto, un ottimo posto per esempio da un punto di vista professionale, vi ripeto, intelligenza, creatività, d'accordo? Quindi questo è un personaggio direi abbastanza temibile, quindi è una persona particolarmente poco affidabile. Attenzione nel caso in cui sia un ex, potrebbe appunto tornare per unicamente, diciamo, consumare, ecco, questo ritorno, d'accordo? Quindi non torna supportato da sentimenti, anche se gestiti in maniera negativa, però qui non ci sono proprio sentimenti, di nessun tipo e di nessuna natura. Una persona è gelosa e invidiosa, d'accordo? Vediamo dunque ragazzi, ora in questa posizione, che cosa appunto questa persona ha intenzione di fare, cioè come questa persona ha intenzione ovviamente di agire nei vostri confronti. Appunto, qui abbiamo il 2 di coppe. Allora, vi dicevo appunto che questo cavaliere di bastoni o è una persona legata al vostro ambito professionale oppure è una persona che è stata legata a voi o vorrebbe essere legata a voi, ovviamente da un punto di vista sentimentale, ma in particolar modo erotico, perché qui parliamo di bastoni. Quindi il 2 di coppe in questo caso non parla di amore, cioè questa persona non si innamorerà magicamente di voi, d'accordo? Perché il suo intento è comunque quello del cavaliere di bastoni in accezione negativa. Però il 2 di coppe in questo caso fa riferimento, vedete, ad un tentativo di avvicinarsi a voi. Vedete, qui c'è questo giovane cavaliere che porge la propria coppa a questa splendida ragazza e vedete, si pone proprio le mani sul petto, sul cuore, giurando e spergiurando quindi di avere delle ottime intenzioni. Attenzione che dietro a questo fare così carino, dolce, abbiamo invece questo tetro cavaliere di bastoni. D'accordo? Quindi attenzione bene, perché questa persona potrebbe proprio arrivare con, per esempio, 2 di coppe, un tentativo di riappacificazione, nel caso, vi ripeto, in cui sia un ex, oppure portarvi comunque notizie. Il 2 di coppe parla di invito, quindi è una persona che potrebbe volervi rivedere, risentire in qualche modo, per però avere delle finalità esplicite molto diverse rispetto a quelle che vedete lui invece vuole mostrare a voi. Quindi è una persona, vi ripeto, molto intelligente, come vi ho detto poco fa, ma che utilizza ovviamente in maniera negativa la sua intelligenza, proprio perché è una persona che in qualche modo cerca un po' di indorare la pillola, però per poi ovviamente ottenere ciò che lui vuole, cioè la sua obiettivamente necessità primaria, che riguarda ovviamente soltanto le parti anatomiche, d'accordo? Quindi attenzione, perché qui abbiamo un personaggio che fingerà di avvicinarsi a voi, 2 di coppe, in maniera del tutto amichevole, serena, addirittura romantica, per potervi in qualche modo, diciamo, conquistare. Nel caso in cui sia un ovviamente collega di lavoro, questa persona identicamente parrà a volersi avvicinare a voi. Quindi, per esempio, nel caso in cui ci siano stati già degli screzi, potrebbe appunto offrirvi la coppa del perdono, la richiesta di perdono, cioè potrebbe arrivare da voi con scuse importanti. Cercate di prestare attenzione, perché è una persona di cui fidarsi molto poco. D'accordo? Perché vi ripeto che è una persona che non ammette i rifiuti e soprattutto è una persona che non tollera in qualche modo che ci sia qualcuno che possa emergere di più rispetto a se stesso. Quindi nel momento in cui per esempio questa persona si possa riavvicinare a voi con questo fare amichevole, vi ripeto, romantico, tranquillo, sereno, attenzione, perché le sue reali intenzionalità potrebbero essere ovviamente in ambito professionale, quelle per esempio di rubarvi delle idee, o comunque potrebbe essere appunto una persona che potrebbe cercare di carpire da voi per esempio delle informazioni per farle sue. Quindi l'intento è comunque in qualche modo di mettervi i bastoni fra le ruote in ambito professionale, o comunque di ottenere un soddisfacimento, diciamo, di tipo erotico in ambito ovviamente sentimentale. Quindi questa persona ha intenzione di
scrivervi a breve, perché qui abbiamo il 2 di coppe, quindi parla di tempistiche molto brevi, quindi al massimo un paio di settimane o al massimo un paio di mesi. Comunque è una persona che ha intenzione di scrivervi, ha intenzione di invitarvi e ha intenzione di, diciamo, portare in atto una sorta di riappacificazione nel caso in cui sia un ex o nel caso in cui sia appunto un collega, una riappacificazione, diciamo così, di facciata, ma non sentita. D'accordo? Cioè questa persona non vi chiederà scusa sentendo davvero di aver sbagliato, con un reale pentimento, assolutamente no. Quindi soprattutto nel caso in cui sia un appunto ex che torna dal passato, non pensiate che questa persona possa essere in qualche modo cambiata del tutto, se non altro, perché vi ripeto, rimane pur sempre una persona che vive l'amore in maniera troppo godereccia, troppo legato appunto alla sessualità e soprattutto una persona poco onesta e poco sincera. D'accordo? Quindi a breve però questa persona vi scriverà o comunque vi contatterà, quindi 2 di coppe proprio, vedete, è un invito, d'accordo? Un momento, una sorta di tête à tête, un momento che, vedete, trascorrerete probabilmente da soli, che questa persona organizzerà ovviamente per poter stare da solo con voi. Ecco, una persona che però potrebbe raccontarvi delle ulteriori menzogne, ovviamente proprio per cercare in qualche modo di portarvi dalla sua parte, ma ciò che vuole è un intento, diciamo, sicuramente meno spirituale, d'accordo? Quindi aspettatevi sicuramente una notizia, un contatto o comunque un riavvicinamento da parte di questa persona. Quindi questa energia maschile profondamente però invidiosa e gelosa, in entrambi i casi ovviamente, di voi. Ma come vi ho detto all'inizio, potreste già aver individuato questa persona, proprio perché, vedete, è una persona che riesce molto poco a celare il proprio astio, la propria gelosia e la propria invidia. Quindi potreste già aver capito di chi stiamo parlando e quindi aspettarvi quasi questo 2 di coppe. Quindi, diciamo, intuitivamente, in qualche modo, state già pensando che prima o poi questa persona agirà proprio in questo modo. Vediamo però in questa posizione appunto il futuro tra voi e questa persona, e qui abbiamo il 3 di spade. Il rapporto si chiuderà e si interromperà ovviamente in maniera definitiva. Allora, evidentemente qui ci sarà un momento, di solito le carte di grado terzo rappresentano comunicazioni, quindi qui ci sarà una comunicazione particolarmente aspra e difficile tra voi e questa persona, dove obiettivamente questa persona verrà allo scoperto, cioè voi riuscirete in qualche modo a smascherare, ecco appunto, questa persona che fingerà appunto questo 2 di coppe, ma voi riuscirete obiettivamente a raggiungere il vostro obiettivo, cioè quello di allontanare definitivamente questa persona. Quindi ci sarà un momento di nervosismo, un confronto, vi ripeto, abbastanza impegnativo, che porterà ed evidenzierà una forte incompatibilità caratteriale tra voi e questa persona, per cui ci sarà una rottura, perché il 3 di spade parla proprio, vedete, di rottura, di perdita definitiva, a seguito di una comunicazione molto pesante e difficile. Quindi è impossibile per il 3 di spade evitare i conflitti, cioè ahimè, anche nel caso in cui voi non lo vogliate, sicuramente qui ci saranno ancora delle parole da spendere con questa persona. Quindi qui un confronto purtroppo, ragazzi, sarà evidentemente necessario, ma sarà, vi ripeto, un momento importante per allontanare definitivamente questa persona. Quindi verrà fuori in questa conversazione tutta l'antipatia, tutta l'avversione, tutta l'opposizione che questa persona nutre nei vostri confronti. Quindi voi potreste addirittura arrivare a provocare appositamente questa persona per tirar fuori la verità. D'accordo? Quindi il 3 di spade parla di una situazione che verrà finalmente alla luce, che, vedete, andrà un po' a, in qualche modo,
fare chiarezza, proprio vedete, fare luce come questo fascio luminoso su questa giovane donna e sul suo dolore. Quindi anche magari potreste rinfacciare, nel caso in cui sia un vostro ex, a questa persona tutte le sofferenze che potrebbe avervi arrecato, e di conseguenza voi andrete a rinforzare, vedete, la vostra interiorità e a liberarvi, proprio come questa splendida ragazza, proprio da un peso, tornando, vedete, a respirare, allontanando definitivamente però questa persona. D'accordo? Quindi per fortuna sicuramente la decisione che voi andrete a prendere non sarà un errore, bensì sarà una decisione importante che vi allontanerà definitivamente da questa persona e anche da qualsiasi tentativo dissennato che possa questa persona portare avanti per potervi appunto riconquistare. D'accordo? Quindi qui potrebbero volare effettivamente parole grosse e da parte sua, ma soprattutto da parte vostra, andando proprio a far capire a questa persona che non vi importa qualsiasi cosa possa volervi in qualche modo dire od offrire, o anche un momento di tregua, voi avete intenzione di chiudere il rapporto con questa persona. Quindi agirete in maniera decisiva, con decisioni, vi ripeto, magari anche drastiche, che però serviranno per sicuramente avere, vedete, un futuro molto più luminoso, lontane appunto da illusioni o da disillusioni. È chiaro che ragazzi, qui parliamo di spade, quindi le tempistiche non sono così veloci, cioè questa persona potrebbe ancora tentare in futuro di appunto cercare di arrivare a voi con un atteggiamento falsamente amichevole, potrebbe farsi avanti anche più e più volte, ma evidentemente c'è sempre qualcosa che a voi non torna, ci sarà qualcosa che a voi non piacerà di questa persona, nonostante possa fingere, vi ripeto, dei modi particolarmente carini, gentili, romantici, amichevoli, per cui voi deciderete definitivamente di chiudere la porta in faccia a questa persona, proprio perché vi renderete conto che questa persona è molto subdola, furba, ha un'energia negativa nei vostri confronti e quindi riuscirete appunto a portare alla luce qualsiasi suo tentativo, vi ripeto, di imbroglio, d'accordo? Quindi qui c'è proprio l'allontanamento secco che appunto il consultante o la consultante andrà in qualche modo ad imporre a questa storia. Quindi obiettivamente voi riuscirete ad impedire a questa persona di agire in maniera negativa nei vostri confronti semplicemente perché azzererete qualsiasi possibilità di contatto, cioè potrebbe, nel caso in cui sia un vostro ex, portarvi alla decisione di bloccare questa persona. Nel caso in cui sia un vostro collega di lavoro, potreste appunto parlare chiaro con questa persona dicendogli: tra di noi comunque non ci sarà null'altro che un freddo rapporto, ovviamente tra colleghi. Non ho intenzione di prestare orecchio e fianco alle tue scuse. D'accordo? Quindi sarete assolutamente chiare, decise, cristalline, cosa che questa persona non è ovviamente in grado di essere né di fare, e ovviamente riuscirete ad impedire a questa persona di procedere nel suo tentativo di illudervi, proprio perché voi taglierete qualsiasi possibilità, taglierete proprio i ponti con questa persona. Quindi obiettivamente sarete voi ad essere ovviamente protagoniste massime di questa situazione, salvandovi. Quindi l'unica possibilità di obiettivamente evitare che questa persona possa ingannarvi sarà proprio l'allontanamento, vedete, 3 di spade, cioè la chiusura definitiva di ogni forma di contatto tra voi e questa persona. D'accordo? Dunque ragazzi, questa stesa termina qui, quindi vi ripeto, ovviamente con tempistiche molto brevi questa persona tenterà di nuovo di riavvicinarsi a voi, ma successivamente, ovviamente nel proseguo dei mesi, voi arriverete alla decisione quanto mai saggia di allontanare appunto definitivamente questa persona. D'accordo? Quindi allontanandola
definitivamente dalla vostra vita, in modo che chiaramente questa persona non potrà più nuocervi né tentare in qualche modo di illudervi. Quindi nel corso dei mesi voi vi libererete sicuramente di questa persona a seguito di una, vi ripeto, comunicazione, conversazione chiara e netta e di un'azione, di una presa di posizione molto chiara da parte ovviamente vostra, d'accordo? Di conseguenza, ragazzi, come sempre voi sapete che io poi tendo a rifare chiaramente le stese per poter ovviamente tenere d'occhio la situazione, ovviamente però facendo passare un certo lasso di tempo, d'accordo? Di conseguenza, come dico sempre, mi raccomando, agite con forza, con decisione, con coraggio, ragazze, per proteggere la vostra serenità, questo sempre come priorità, d'accordo? E ovviamente, come sempre, buona fortuna e a presto! Rieccoci dunque per la seconda variante e dunque, come appunto abbiamo fatto nella variante precedente, appunto, inizio a mescolare il mazzetto più piccolo, quindi delle carte di corte, per cercare ovviamente di identificare il personaggio negativo ovviamente in questione. Vediamo un po'. Ovviamente, appunto, mescolerò anche quest'altro mazzo per cercare di capire sicuramente come agirà questa persona in futuro, quindi che cosa ha intenzione di fare e come finirà. Perfetto. Allora, come appunto potete aver notato, appunto questa prima carta verrà estratta ed è stato ovviamente anche allo stesso identico modo appunto mescolato il mazzo, ovviamente in accezione negativa, e i tarocchi dell'opposizione ovviamente permettono proprio questa doppia lettura appunto immediata, mentre queste altre due carte appunto verranno poi scoperte, quindi sono state estratte in accezione neutra, ossia poi ne andremo ad analizzare pro e contro, quindi lati positivi e ovviamente negativi a seconda di come procederà ovviamente la lettura. Naturalmente però questa prima carta deve essere per forza ovviamente letta in accezione negativa, proprio perché è una personalità particolarmente oscura, come vedete appunto è il dorso appunto della carta, dove questa luna appunto è rappresentata nella propria oscurità, e proprio come questo personaggio. E qui abbiamo un valletto di bastoni. Allora, bastoni similmente proprio come nella variante precedente, solo che obiettivamente in questo caso abbiamo un valletto, quindi un'età anagrafica decisamente inferiore rispetto al cavaliere della ovviamente lettura precedente. Allora, il valletto di bastoni ci parla infatti di un individuo piuttosto giovane che ovviamente non raggiunge al massimo i 30-35 anni di età, quindi potrebbe essere una persona particolarmente giovane, quindi anche un ventenne, un 25enne, comunque una persona molto giovane che potrebbe, ecco, anche in questo caso, o in qualche modo avere una particolare attenzione nei vostri confronti e attrazione, ovviamente, però qui parliamo di un fante, un valletto, quindi obiettivamente qualcosa di embrionale, oppure è una persona che obiettivamente invidia molto voi bastoni da un punto di vista professionale. È sicuramente una persona non particolarmente sveglia, furba e intelligente, infatti come potete vedere appunto il valletto di bastoni non ha un'armatura, quindi non si nasconde o comunque non tenta nemmeno di farlo. Vedete però ha un'espressione davvero arcigna ed è sicuramente una persona che non illumina appunto
in questo caso il proprio bastone metaforicamente con il lume della ragione, ma è una persona che ha un'interiorità appunto particolarmente oscura, invidiosa, ma neanche particolarmente acuta e sveglia. Cioè sicuramente non è il massimo ovviamente dell'intelligenza, questo ragazzo è sicuramente, vi ripeto, una persona particolarmente sciocca, direi, che tende comunque facilmente a scoprirsi, quindi anche in questo caso però maggiormente rispetto alla variante precedente, voi potreste già aver capito in questo momento di chi si sta parlando. Quindi una persona molto giovane, ed è una persona che potrebbe appartenere da un punto di vista appunto astrologico ad un segno di fuoco, quindi Ariete, Sagittario o Leone. Potrebbe però anche averne l'ascendente o soltanto l'ascendente, oppure un tema natale ricco di questi 3 segni zodiacali nei pianeti principali che strutturano la personalità. Quali sono? Venere e ovviamente la Luna, che appunto riguardano l'interiorità, i sentimenti, le emozioni, come vive i rapporti sentimentali questa persona. Marte, per quanto riguarda appunto l'erotismo, la produttività pratica, la combattività, e Mercurio, cioè come questa persona gestisce le comunicazioni. Quindi potrebbe, vi faccio un esempio, avere Venere e appunto Mercurio in Sagittario e avere l'ascendente in Leone. È un esempio per farvi capire che potrebbe avere appunto un tema natale ricco di questi 3 segni, ovviamente nei pianeti però principali, quindi ragazzi nei punti strategici, d'accordo? Quindi Sole, ascendente, Marte, Mercurio, Luna e Venere. Dunque, detto questo, il valletto di bastoni, vi ripeto, è un personaggio particolarmente viscido, infingardo, è una persona che potrebbe fingere di essere assolutamente ingenua, una persona che potrebbe essere dalla vostra parte, ma assolutamente non lo è. Non lo sarà e non lo è mai stata questa persona. Perché? Perché è una persona che prova, vi ripeto, o attrazione, ma sa ed ha per certo il fatto che voi lo rifiutiate, o è già capitato di ricevere da voi un 2 di picche, oppure è una persona che in ambito professionale vi in qualche modo invidia particolarmente. Ma cosa invidia il valletto di voi? La vostra capacità, la vostra intelligenza che lui non ha, il vostro emergere rispetto per esempio a capi, datori di lavoro o altri colleghi, cosa che lui vuole fare disperatamente, oppure comunque la vostra saggezza, la vostra esperienza, la vostra capacità di gestire più situazioni che il valletto, proprio perché è un valletto infante, non ha ancora. È una persona che vuol sembrare più grande dell'età che ha. Quindi è una persona che, parlando, potrebbe sapere tutto lui. È una persona che potrebbe addirittura raccontarvi di essere già stato sulla Luna. È una persona che potrebbe raccontarvi di essere onnisciente, di conoscere tutto di tutti e di qualsiasi ambito e materia. È una persona che a parole sa incensare se stesso in maniera esorbitante. Sa tutto lui è bravissimo. È una persona che, vi ripeto, ascoltandolo la prima volta, ovviamente, si può pensare quasi di aver davanti una persona adulta, più grande dell'età che ha. Una persona saggia, una persona matura, vi ripeto, una persona molto intelligente e capace. Ecco, è tutto fuorché intelligente e capace. È una persona che tende a copiare ciò che sente dagli altri, senza neanche capire che cosa obiettivamente stia ascoltando, stia cercando di emulare, ma lo fa per apparire. In realtà non sa neanche lui quello di cui sta parlando. Quindi vi ripeto, attenzione, perché è una persona molto sciocca. Poi una caratteristica
dei fanti e dei valletti è di essere un po' dei portaborse dei potenti. Quindi è una persona che tende particolarmente a voler emergere nella vita di altri colleghi. Quindi vi ripeto, capi, datori di lavoro, piuttosto che altri colleghi influenti. Attenzione, perché questo valletto è stupido e ha ovviamente la lingua lunga, cioè non ha la capacità di fermarsi quando deve e quindi può causare delle problematiche indicibili proprio a causa di questa sua stupidità, perché è una persona che non sa quando è il momento di tacere e quando è il momento di parlare. Vi ripeto, non è proprio un genio, questa persona, ma in realtà nemmeno lo nasconde, perché è una persona che addirittura a volte con le sue stesse mani è capace di rovinarsi. Quindi è una persona veramente molto infantile, è una persona che ha esperienza al di sotto, direi, del livello dello 0, è una persona con un acume assolutamente non invidiabile ed è una persona che agisce, vi ripeto, in maniera molto subdola, cercando di accattivarsi in qualche modo le simpatie di altre persone per poter emergere anche e soprattutto in riferimento a voi. Cioè è come se questa persona vi veda come una sorta di spina nel fianco. Il problema è che questa persona non ha capito che non potrà mai eguagliarvi. Perché? Non solo perché siamo tutti diversi e quindi ciascuno di noi ha le proprie capacità, le proprie potenzialità, ma anche perché obiettivamente in ambito professionale il valletto di bastoni, ovviamente in accezione negativa, è una persona che non ha capacità in quel particolare settore. Quindi non è una persona capace, è una persona che è capace sì di far danni. Quindi è sicuramente una persona che non potrà mai eguagliare la vostra capacità, la vostra, vi ripeto, esperienza, perché non ne ha, perché è troppo giovane, ma perché obiettivamente non ha nemmeno in quel settore, ovviamente professionale, tutte queste grandi conoscenze e capacità. Cioè non fa parte delle sue corde l'ambito in cui questa persona è impiegata. Evidentemente dovrebbe cambiare lavoro. Nonostante questo è una persona che si è incaponita in quell'ambito professionale e che vuole emergere mettendo magari voi in cattiva luce, perché una caratteristica dei fanti è appunto la comunicazione. Quindi è una persona che potrebbe parlare male di voi o comunque, diciamo, in qualche modo spargere in giro notizie infondate su di voi. Quindi attenzione a pettegolezzi, a malelingue che questa persona potrebbe appunto poi diffondere nei vostri confronti e nei vostri riguardi. Però vi ripeto, è una persona che si scopre facilmente. Cioè voi sicuramente avrete già capito di chi stiamo parlando, Sicuramente. D'accordo? Quindi è una persona che probabilmente ha già addirittura intenzione di comunque comunicare con voi, cioè vi ripeto è una persona aperta, falsamente aperta, è una persona amichevole, falsamente amichevole, quindi è una persona che voi potreste sentire anche in futuro, ma attenzione perché non è la persona giusta da avere al proprio fianco. Nel caso in cui sia una persona tratta fisicamente da voi, è però, vi ripeto, una persona molto insicura, una persona indecisa, è una persona che sa di non avere le qualità giuste per stare al vostro fianco, perché vi ammira, ma nello stesso tempo vi invidia, e quindi in qualche modo, dato che ovviamente ha la certezza di non poter avere mai da parte vostra attenzione, è quindi una persona che sparla di voi. La classica volpe che, non arrivando all'uva, dice che è acerba. D'accordo? Quindi questa è una persona, direi, piuttosto riconoscibile, è una persona sciocca, che ha atteggiamenti sciocchi ed è una persona che obiettivamente pensa già di comunicare con voi, quindi di scrivervi, sentirvi, ma attenzione perché tutto ciò che questa persona vi dirà andrà preso ovviamente con le pinze.
anche nel momento in cui questa persona si mostrerà amichevole, perché non lo è, d'accordo? Però vi ripeto, una persona che ha vita breve, soprattutto nel vostro ambito professionale, perché non ha le capacità adatte per poter andare avanti, d'accordo? Vediamo in questa posizione invece appunto che cosa questa persona farà e che cosa ovviamente ha intenzione di fare nei vostri confronti. E qui abbiamo asso di bastoni. Sì, vi ribadisco le comunicazioni. Allora voi riceverete sicuramente delle comunicazioni da parte di questa persona, tra l'altro entro brevissimo tempo. L'asso di bastoni ci parla al massimo di qualche settimana, una settimana o al massimo un mese, d'accordo? Dunque, sicuramente questa persona vi scriverà, nel caso in cui siate colleghi potreste collaborare, vi ripeto, entro poco tempo per una determinata questione o faccenda. Attenzione, perché obiettivamente questa è una persona che tenterà, asso di bastoni, in qualche modo creare una sorta di bel legame con voi. Quindi cercherà in qualche modo di, appunto, un asso, cioè iniziare una proficua collaborazione. Attenzione però, guardate il volto di questo valletto, quindi dietro a queste buone intenzioni c'è molta falsità. C'è l'intento di, vi ripeto, o rubarvi qualche dritta, qualche informazione, una modalità di operare, per esempio, nella vostra professione. Quindi una persona che potrebbe, per esempio, rubarvi l'idea di un progetto o cercare di emulare stupidamente, malamente, il vostro modo di agire. D'accordo? Quindi potrebbe cercare in qualche modo di essere voi. Atteggiamento tremendo, obiettivamente. Quindi, vi ripeto, entro breve tempo voi o collaborerete con questa persona da un punto di vista professionale o avrete modo di parlare con questa persona. Nel caso in cui sia una persona attratta da voi, è sicuramente una persona che vi scriverà e potrebbe proprio cercare l'inizio di una storia o comunque di una frequentazione, spinto proprio da questo enorme desiderio che ha nei vostri confronti. Quindi prenderà l'iniziativa, tra l'altro bastoni, quindi di nuovo con veemenza, la forza del fuoco, d'accordo? I 3 segni di fuoco di cui vi parlavo poco fa. Quindi sicuramente una persona che cercherà di smuovere le acque, vi ripeto, entro brevissimo tempo, una settimana o un mese di tempo. Voi avrete notizie da parte di questa persona, vi inviterà ad uscire, a prendere un caffè, a mangiare una pizza, quindi comunque una persona che vorrà sicuramente un approccio fisico importante con voi, nel caso in cui sia non una persona, diciamo, interessata a voi da un punto di vista sentimentale, sessuale, un collega, ecco, potreste appunto collaborare con questa persona per poi scoprire che obiettivamente dietro a queste buone intenzioni c'è una persona veramente infingarda, veramente sciocca, incapace, c'è una persona che non sarà e non si mostrerà all'altezza del ruolo che lui in maniera ossessiva vuole per forza ricoprire. E obiettivamente capirete però che dietro queste buone intenzioni c'è una persona dall'energia obiettivamente molto negativa, che vuole, vi ripeto, o rubarvi un'idea o emularvi. D'accordo? Proprio perché è una persona invidiosa rispetto alle vostre capacità, che non avrà mai. Perché è la persona sbagliata nel momento sbagliato, nel posto sbagliato. Ma finché questa persona si incaponisce nel voler ostinatamente rimanere in questo ambito professionale, continuerà comunque a volervi emulare e a vedere voi come una sorta di spina nel fianco rispetto appunto a posizioni che lui vorrebbe, ma che in realtà non raggiungerà. D'accordo? Vediamo in questa terza ed ultima posizione invece che cosa accadrà tra voi e questa persona. E qui abbiamo il 9 di bastoni, allora voi capirete tutto. Allora, 9 di bastoni rappresenta generalmente, magari non in maniera direi piuttosto evidente in questo mazzo, ma in mazzi più tradizionali, una giovane donna, una guerriera molto forte, molto intelligente, molto astuta, molto bella, che obiettivamente però si nasconde appunto dietro ad una palizzata. Quindi sicuramente voi capirete che questa persona non ve la racconta giusta e ovviamente porrete un limite, cioè non c'è un allontanamento definitivo come nella variante precedente dove abbiamo avuto un 3 di spade, quindi una rottura, una chiusura tra
il consultante e ovviamente il soggetto della stesa. In questo caso voi riuscirete ad arginare in maniera molto astuta, voi sì che sarete molto astuti e furbi, questa persona e qualsiasi suo tentativo di andare oltre. Quindi, vedete, voi sarete già pronti, 9 di bastoni, alla guerra, alla lotta, perché avete capito che obiettivamente questa persona non ve la racconta giusta, che quindi ci saranno dei movimenti asso di bastoni fatti appunto da questa persona per ingannarvi e che sicuramente è una persona che potrebbe soffiarvi, diciamo, delle idee particolarmente geniali in ambito professionale che però potrebbe appunto usare contro di voi. Quindi il 9 di bastoni parla di intelligenza, parla di atteggiamento particolarmente acuto da parte vostra, parla, vi ripeto, di capacità che invece voi avrete di arginare questa persona, cercando proprio di mantenerla a debita distanza rispetto a cosa? Nel caso in cui sia un collega, rispetto alle vostre progettualità, rispetto al vostro team di lavoro, rispetto appunto alle vostre capacità. Nel caso in cui sia una persona tratta da voi, quindi un potenziale appunto corteggiatore, ecco, saprete tenere questa persona lontana da voi, d'accordo? Quindi non accetterete assolutamente la corte da parte di questa persona, anzi sarete particolarmente diffidenti e ovviamente guardinghe nei confronti di questa persona, perché il 9 di bastoni parla proprio di diffidenza, cioè questa persona potrebbe cantarvi tutte le storie possibili e immaginabili, potrebbe raccontarvi di tutto, ma in realtà voi saprete arginare obiettivamente questa presenza in maniera eccellente, d'accordo? Quindi sicuramente metterete un distacco, porrete un distacco tra voi e questa persona, agendo però con prudenza, autocontrollo, furbizia e saggezza. Quindi voi sì che sarete astuti, d'accordo? Inoltre il 9 di bastoni parla appunto di molteplicità, quindi 9 bastoni, che quindi potrebbero andare ad aiutare il soggetto della stesa, cioè voi. Quindi ci saranno altre persone che vi aiuteranno a tenere questa persona, questo valletto, a debita distanza. Quindi nel caso in cui sia un collega di lavoro, altri colleghi correranno in vostro soccorso, cercando di arginare qualsiasi tentativo da parte di questa persona di, appunto, per esempio, vi ripeto, mandare in giro cattive informazioni su di voi, pettegolezzi, oppure nel caso in cui questa persona possa tentare di rubarvi un progetto. Ci saranno altre persone che invece testimonieranno che l'idea chiave è pervenuta da voi, d'accordo? Nel caso in cui sia un ipotetico corteggiatore, per esempio, potrebbero esserci amici disposti ad allontanare questa persona da voi, capendo che obiettivamente non è la persona giusta. D'accordo? Quindi sicuramente con prudenza, perché il 9 di bastoni parla proprio di prudenza, ecco, voi riuscirete ad arginare questa persona, riuscendo però da parte vostra ad avere tutto il successo che meritate, ma con pazienza, attendendo il giusto momento, con diplomazia e quindi non creando un distacco come nella prima variante, dove di diplomazia proprio non si può parlare con il 3 di spade. Ecco, invece qui saprete utilizzare diplomazia, furbizia, autocontrollo e quindi armati lotterete, vedete, contro tutte le avversità, quindi anche contro questo valletto, e vincerete. D'accordo? Anche in questo caso parliamo di tempistiche leggermente più lunghe rispetto all'asso di bastoni, però non particolarmente lunghe. Quindi sicuramente entro qualche settimana, quindi al massimo sicuramente un mese di tempo, qui la situazione sicuramente diventerà molto più proficua per voi e ovviamente molto più pericolosa per questo valletto di bastoni, che si vedrà invece ovviamente allontanare e tenere a debita distanza da voi nel caso in cui stia mirando ad un rapporto con voi, o comunque rispetto alle vostre potenzialità, capacità e progettualità nel caso in cui sia un collega di lavoro. Grazie, vi ripeto, alla molteplicità, cioè all'aiuto di anche altre persone, ma soprattutto grazie alla vostra capacità
di autocontrollo. Quindi non perderete sicuramente la pazienza, capirete che questa è una persona malsana e malvagia e ovviamente riuscirete a tenerla a debita distanza, con prudenza e diplomazia. D'accordo? Quindi veramente saprete fare un ottimo lavoro, complimenti anche per l'autocontrollo che voi saprete sicuramente mantenere rispetto invece alla prima variante, dove con quelle 3 di spade ci sarà invece uno spazientirsi molto più chiaro ed evidente. Ecco, voi invece con grande autocontrollo riuscirete invece a tenere ovviamente questa persona e qualsiasi sua mira o tentativo ovviamente di danneggiarvi a debita distanza. Vi ripeto, entro sicuramente un mesetto di tempo questa situazione andrà chiarendosi, voi capirete subito chi ovviamente avrete al vostro fianco e ovviamente inizierete subito a volervene proteggere, proprio perché obiettivamente capirete che questa non è sicuramente la persona giusta né da avere al proprio fianco da un punto di vista ovviamente erotico o sentimentale, ma nemmeno da un punto di vista sicuramente professionale, d'accordo? E ovviamente vi ripeto, qualsiasi tipologia di, diciamo, malelingua o comunque pettegolezzo questa persona potrebbe in qualche modo diffondere ai vostri danni, sarà sicuramente un buco nell'acqua, d'accordo? Dunque, voi sapete come sempre che io poi tendo a rifare le stese dopo un certo lasso di tempo, di conseguenza andremo comunque ancora a tenere d'occhio la situazione, ma vi ripeto, le tempistiche sono molto più veloci rispetto alla prima variante e vi ripeto, sicuramente questa situazione andrà chiarendosi entro al massimo, vi ripeto, un mesetto di tempo o comunque entro la terza decade, in particolar modo essendo un 9 di bastoni, vi ripeto, entro la terza decade del mese in cui andrete a vedere ovviamente questa variante, quindi questo video, d'accordo? Di conseguenza saprete assolutamente annullare qualsiasi tentativo farà questa persona. Dunque, come dico sempre, mi raccomando, forza, prudenza e autocontrollo che voi avrete ovviamente ai massimi livelli, diplomazia e ovviamente, come sempre, buona fortuna e a presto.